Grande Eddie, tra l'altro un nome un perché. Hai proprio ragione, questa è musica, anzi è grande musica. Ma andiamo a vedere se quella cassetta che ho in mano è corretta rispetto al luogo e al tempo in cui è ambientata la serie. Infatti la quarta stagione di Stranger Things è ambientata mi pare nel 1986 e lui ha in mano una cassetta di Peace of Mind che è del 1983, quindi da questo punto di vista siamo perfettamente in linea. Diciamo che innanzitutto le cassette, tipicamente le musicassette si aprivano da destra verso sinistra, un po' come i libri, e all'interno potevano avere diciamo, un cartoncino con la copertina e delle informazioni che potevano essere più o meno dettagliate. Questa è la versione italiana, che è la versione da poveri perché non c'era assolutamente nulla, a parte l'elenco delle canzoni, però aveva, diciamo, l'immagine corretta, l'immagine classica di Peace of Mind e l'apertura, diciamo, normale della cassetta. Per ovviare al problema che il grande Derek Riggs per l'artwork di Peace of Mind ha fatto un'immagine che si sviluppa anche oltre la copertina del disco per andare anche nel retro copertina, per poterla far vedere tutta anche nelle cassette. Per esempio nella versione inglese hanno usato un altro metodo, cioè quello di aprirla al contrario, cioè aprirla da sinistra verso destra, in modo che una volta che viene estratto il foglietto interno, il libretto interno, questo si poteva aprire per mostrare l'artwork intero. In questa versione inglese ci sono anche i testi, ma diciamo che la cosa particolare è proprio il metodo di apertura della cassetta. Un altro metodo che invece è stato usato per far vedere tutto l'artwork è quello usato dalla versione americana, che è quello di mostrare il disegno al contrario. Infatti vedete che rispetto al disegno originale è girato dall'altra parte, è specchiato, in modo che così, pur mantenendo l'apertura classica da destra verso sinistra delle cassette, hanno potuto mantenere l'intero artwork disponibile. Eccolo qua, l'hanno semplicemente girato dall'altra parte. Nel retro ci sono i testi come per la versione inglese. Questa è la scelta che è stata fatta per la versione degli Stati Uniti, e quella è in mano lui a giudicare, anche se l'immagine del film, dell'episodio, non è particolarmente nitida, però sembrerebbe proprio che la cassetta che ha in mano il nostro Eddie sia proprio la versione americana del 1983, come si può vedere dalla posizione dell'Eddie degli Iron Maiden nella copertina. Quindi diciamo anche da questo punto di vista gli autori sono stati particolarmente precisi, sembrerebbero essere stati particolarmente precisi anche su questo aspetto. Bene, spero di aver tolto una piccola curiosità a chi voleva sapere che versione era quella lì in mano a Eddie, e dunque la versione degli Stati Uniti, la versione USA del 1983, quindi perfettamente in linea con quello che è la trama, la storia dell'episodio. Grazie per essere stato con me fino a qui. Up the Irons, sempre.